Buongiorno baldi giovani, benvenuti a questa breve chiacchierata sulle corde della chitarra, in particolare su quando è davvero il momento di cambiarle. Cosa siano le corde di una chitarra lo sappiamo tutti, ma perché cambiarle? Beh, quelli che è già un pochino che suonano si saranno sicuramente accorti che col passare del tempo il suono delle corde tende a diventare più spento, con alcuni contenuti di frequenza alterati, soprattutto le alte che perdono di alte, qualche volta anche un po' di basse, suonano più spente, ecco, tipicamente. Poi possono anche cominciare a creare problemi tipo non tenere l'accordatura, e questo lo vedremo dopo. Ma perché questo accade? Perché come tutte le cose di questo mondo, usandole si consumano, si rovinano, si guastano, cambiano le loro proprietà. Tipicamente le corde sono sotto tensione e anche una discreta tensione, e poi noi ci picchiamo sopra, ci facciamo bending e così via, e le corde sono sottoposte continuamente a questo sforzo di allungamento e ritorno in posizione. Ugualmente qui l'allungamento è da dove stiamo premendo alla selletta. E poi c'è da dire che lo sporco atmosferico stesso, la polvere, l'umidità, soprattutto l'umidità, va a alterare le caratteristiche del materiale di cui sono fatte le corde, nonché il sudore delle nostre mani, che va a sporcare, soprattutto sulle corde più grosse, che sono quelle rivestite, tutto lo sporco, le scaglie della nostra pelle che perdiamo, il sudore si va a infilare sulla corda tra gli interstizi e ne altera le proprietà fino ad arrivare anche a ossidarle, e quindi le prestazioni delle corde cominciano a decadere. Il problema solitamente è che la memoria uditiva non è molto brava a fare confronti a distanza di tempo, vale a dire, è come quando voi vi guardate allo specchio tutte le mattine. Non vi accorgete del tempo che passa, ma se andate a prendere una foto di qualche anno fa, vedrete che siete cambiati e rimarrete lì e come mai sono così cambiato? Perché è normale. Perché non ve ne siete accorti? Perché vi vedete tutti i giorni allo specchio la mattina quando vi fate la barba o cosa. E uguale è con le corde, se suonate tutti i giorni rispetto a quando sono nuove, il vostro orecchio si abitua un pochino. Vi è più difficile notare che il suono comincia nel corso delle settimane, mesi a spengersi, e quindi le corde vanno cambiate. Ora, il focus di questo video è quando cambiarle, quando sicuramente cambiarle. Questo dipende da perché suonate, quale target avete e tanti altri fattori. Voglio dire, i professionisti è chiaro che le cambiano molto spesso, addirittura in tournée spesso si cambiano ogni sera le corde, soprattutto sulla chitarra principale che viene usata. Se c'è una chitarra magari in un'accordatura aperta che viene usata solo per un brano, quella può anche andare avanti diverse serate, ma quella principale spesso e volentieri si cambia ogni sera, punto. Ma per noi dilettanti, appunto, come dice la parola, suoniamo per diletto, quando cambiarle? E questo dipende dai fattori che abbiamo detto sopra, da quanto pestate sulle corde, dal tipo di sudore che avete, da dove vivete, se è molto umido o meno. Però possiamo identificare qualche fattore che ci dia un suggerimento su quando veramente stiamo esagerando e vanno cambiate le corde, che tra l'altro è una spesa relativa, perché una muta di corde anche buona si va dai 6 euro ai 10, 12, poi sono anche quelle più costose, ma insomma. Allora, punto primo, ovviamente quando si rompono. Se se ne rompe una
ed è già qualche tempo che l'avete, è chiaro che convenga cambiare tutta la muta, abbastanza banale, salvo quando le avete montate e dopo neanche 10 minuti vi se ne rompe una, tipicamente l'ignorantissimo cantino o la seconda. Quello salvo che abbiate dei difetti nella chitarra, cioè sulle sellette, sul capotasto, abbiate sbagliato qualcosa, avete sforzato la corda, vi è capitata la muta sfortunata. Succede anche con le migliori marche. E vabbè, e questo è un caso. Il secondo caso, secondo me, almeno per me, è quando cominciano seriamente a arrugginirsi. Tipicamente le corde scusate, con l'effetto del tempo, dell'umidità atmosferica, del sudore della nostra pelle, possono cominciare a formare una specie di ossido sulla superficie che diventa anche fastidioso da suonare, da fare gli slide, eccetera. Quindi lì altro caso in cui vanno ovviamente cambiate. Il terzo caso che mi è capitato recentemente, che è lo spunto per questo video, mi è capitato più volte, ora mi è capitato un'altra volta di recente e quindi mi è venuto in mente di parlarne, è quando non tengono più l'accordatura. Partendo dalla base che la chitarra sia in ordine, voi la conoscete, sapete se ci sono problemi e altro, ma tipicamente le corde quando invecchiano cominciano a... Voi accordate tutto, siete perfettamente accordati, è quello che mi è successo a me in sala prove. Allora si fa questo brano, sì, era tutto accordato, inizia a suonare, a metà del brano mi accorgo che c'era qualcosa di strano, dico ma è scordata sta chitarra, e finito il brano guardo e effettivamente chi era andato sopra, chi era andato sotto, quella che, ma tutte, ognuna faceva un po' fatti suoi, controllo, ricontrollo, riaccordo, un altro brano e mezzo, ricontrollo e di nuovo cominciavano ad andare fuori. Questo perché? Perché la corda ormai è snervata, è sporca, è arrivata alla frutta, va cambiata. E quello è secondo me il punto di non ritorno, dove lì non riuscite neanche a suonare perché a metà brano vi accorgete che è scordata. E niente, le corde che avevo io erano, purtroppo erano 6 mesi che erano lì e quella chitarra viene suonata a tutte le prove e quasi tutti i giorni anche qui, hanno durato anche troppo onestamente, e sono stato io che per esperimento / pigrizia ho detto ma ce le tengo finché non cominciano a dare problemi. Ecco, hanno cominciato a dare problemi e ora l'ho cambiate e la chitarra è tornata perfetta. Quindi, ripeto, non partite subito a razzo, siate sicuri che meccanica, capotasto, ponte, geometrie, manico, tutto quanto sia a modo. Però se vi accorgete che le corde cominciano a fare queste strane bizze, è il momento di cambiarle. Quello è sicuramente il momento di cambiarle. Che sia passato un mese, perché purtroppo quella muta era così, voi siete pestonissimi, suonate 8 ore al giorno, o che siano passati 6 mesi che suonate 3 ore a prova, una volta alla settimana, e poi dopo suonate a casa e siete leggeri con la mano e quindi vi durano di più. E niente, questo è questo breve video, questa breve chiacchierata quando cambiare veramente le corde. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi saluto e vi auguro buona giornata, giovani!